Ciao a tutti ragazzi, io sono Tiger ed oggi ci troviamo in un video un po' diverso dal solito. Come molti di voi già sanno, recentemente ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda la bot crisis di Team Fortress 2. Dunque ho deciso di farci un video al riguardo cercando di spiegarvi tutto. Iniziamo subito. Prima di tutto dobbiamo capire chi sono i bot. Mi sembra molto strano che un giocatore di Team Fortress 2 non sappia cosa siano i bot. Però magari per i più nuovi cercherò di spiegarglielo velocemente. Dunque, inizialmente i bot sono stati creati da Valve, ovvero la casa sviluppatrice di Team Fortress 2, per i nuovi giocatori che volevano imparare le meccaniche del gioco. E dunque avevano creato una modalità di addestramento dove era riempita di giocatori comandati da un computer che potessero essere più o meno forti a seconda della difficoltà stabilita. Hanno anche creato una modalità chiamata Man vs Machine dove bisognava combattere contro dei bot dalle apparenze di mercenari con delle sembianze robotiche e dopo averli uccisi, in base a quanti punti abbiamo fatto, potremo ricevere più premi. Purtroppo però, come in tutti gli altri videogiochi, ci sono dei cheater o degli hacker, che sono delle persone che apparentemente non hanno nulla da fare e quindi si mettono a rovinare le partite degli altri giocatori. Quella di cui sto parlando è una bot crisis che è stata iniziata nel 2020 all'incirca e purtroppo sta continuando ancora oggi. Su cosa si incentra? Ci sono miliardi di milioni di bot che non sono come i bot della modalità d'addestramento, ma sono appunto dei bot modificati spesso con lanebot, che per chi non lo sa sarebbe una meccanica che permette di un cheater di sparare dovunque e colpendo la testa del nemico, quindi facendo sempre kill e headshot, però applicati a dei bot che vengono spammati in quanti più server possibili e che quindi vanno anche a rovinare le partite dei videogiochi, perché spesso questi bot appunto occupano le partite, cercano di bannare gli altri giocatori dalle partite, spammano di scritte molto spesso anche offensive e razziste nella chat. Gli esempi più noti di bot sono per esempio l'Omegatronic. L'Omegatronic sarebbe un bot che prende la classe del cecchino che appunto, come ho già detto prima, tramite la chat può spammare emoji razziste, robe del genere, ma può anche cercare di votare per bannare altri giocatori fuori dalla partita e far sempre headshot. Ce ne sono molti altri che comunque si possono riconoscere perché molto spesso nel nome hanno un link che può essere indirizzato a un account YouTube, un account Discord. Questi sono molto riconoscibili perché appunto hanno sempre le caratteristiche dei bot, anche se magari non per forza sono degli sniper, quindi dei cecchini, ma possono anche essere appunto dei heavy, che con la loro minigun facendo sempre headshot diciamo che rompono abbastanza. Un altro tipo di bot molto recente è Escape the Matrix, che non so se anche questo bot può farlo, però tempo fa c'era questa tipologia di bot che spammava tramite la chat vocale, quindi inserendo magari dei suoni striduli o comunque parecchio forti, dando fastidio agli altri giocatori che non potevano mutarli. Numerosi bot, come per esempio Omegatronic, uno dei più famosi, ha fatto la sua entrata in scena nel mondo di Team Fortress 2 tramite un post molto offensivo di Twitter dove praticamente scarabocchiava sulla statua di Rick May, che per chi non lo sapesse è il doppiatore del soldato di Team Fortress che è venuto a mancare nel 2020 E a cui è stata attribuita una statua in onore. Proprio per questo con il tempo si è formata una vera e propria crisi dei bot di Team Fortress 2. Forse qualcuno ne è già familiare con questo nome, non lo metto in dubbio perché è andata dal 2020 fino ai giorni nostri purtroppo. Purtroppo questo ha avuto un impatto anche sul gioco vero e proprio perché ha causato milioni, miliardi di recensioni negative su Team Fortress 2, cioè passando da uno dei giochi più giocati di sempre su Steam a uno dei giochi più criticati. Tra l'altro nelle ultime settimane c'è della gente che ha deciso, cercando un modo per far andare via questi bot, disegniamo del porno. Quindi, come sapete già voi meglio di me, esiste il sito di Rule34 che è stato riempito di questa nuova categoria appunto per, diciamo, infastidire il creatore di Omegatronics e
uscite. Recentemente però a pensarci è stata Valve. Infatti in questi ultimi giorni ha ben deciso di ritornare, perché a quanto pare abbandonare il gioco per così tanto tempo non è stata una buona idea, e si è scagliata interamente contro i bot, e tramite il loro indirizzo IP o comunque dei dati che sono contenuti nell'account del bot sono riusciti a risalire al creatore del bot e hanno iniziato a fare un bombardamento a tappeto di ban. Dunque gli account principali dei creatori dei bot, che magari avevano speso anche milioni di miliardi di dollari su quel account, si sono ritrovati questa schermata che gli dice che sono stati bannati e non possono neanche cercare di capire perché sono stati bannati, se possono recuperare il loro account, perché giustamente se hai creato un bot ci dovresti arrivare anche da solo. Proprio per questo, anche cercando negli account dei bot si possono vedere moltissimi bot che sono stati VAC bannati o comunque hanno dei ban registrati nel proprio account direttamente da Valve. Lentamente, sempre tramite dei dati trovati dagli account dei bot, sono riusciti a risalire a un server Discord. Questo server era praticamente popolato da un sacco di creatori che cercavano di appunto sviluppare il proprio bot e discutevano sulla faccenda, su come occupare più server possibili e roba del genere. Ovviamente all'interno si sono create parecchie discussioni, come per esempio questo giocatore che ha scritto: il mio account è stato creato 30 minuti fa e è stato immediatamente bannato. Infatti si vede, perché è un account fatto per il griefing, si riconosce anche dal nome, è uno dei classici nomi da bot, quello con tantissimi numeri spammati sopra, ed è stato immediatamente bannato. Sempre più gente però si è resa conto che i suoi account venivano disattivati ancora prima che loro potessero effettivamente fare qualcosa. E quindi la gente ha iniziato a pensare che Valve avesse, diciamo, una spia che aveva fatto breccia all'interno del server Discord e che avesse iniziato a, diciamo, trovare tutti gli account tramite gli account di Discord. Numerosissimi giocatori, infatti, entrando in vari server in giro per il mondo, come per esempio in America, Europa, Oceania, Asia, hanno riscontrato pochissimi bot, se non appunto qualcuno che però è stato bannato subito dopo. E questa è una cosa magnifica. E tra l'altro, a riprova di questo, il video che state vedendo sotto, in sottofondo, l'ho registrato in una partita casual e appunto non c'è stato nessun bot. E volete sapere qual è stata l'idea geniale dei creatori dei bot per non farsi trovare? Su Steam, mettendo tramite le impostazioni la visibilità a privata. Perché loro giustamente credono che mettendo il loro account privato, Valve, ovvero creatore dei giochi che stanno rovinando, nonché creatore di Steam, che sarebbe la piattaforma principale che loro stanno usando, non possano trovarli, pur avendo tutti i diritti e i mezzi per farlo. Sempre in questi giorni diciamo che l'ondata di distruzione di Valve si sta espandendo. Proprio per questo ho trovato, sempre tramite una tabella che ho trovato da uno youtuber, vi lascerò sempre in descrizione, di 849 bot loggati in giro per i server. 89 sono stati VAC bannati, 141 sono stati, diciamo, messi nella blacklist della community. 4 partite, 4 server sono stati cancellati e 249 account dei bot totalmente cancellati e terminati. Quindi possiamo dire che Valve, in una maniera un pochino meno estrema di quella che utilizzava per Counter-Strike, che per chi non lo sapesse, nei terms and condition di Counter-Strike, quando creavi un nuovo account, c'era scritto che se la gente avesse anche solo un minimo sospetto che tu fossi un cheater, avevano il diritto di entrarti in casa e controllare il tuo computer affinché non trovassero nessun programma di cheating. Ecco, nonostante non stiano facendo così, stanno, diciamo, abbastanza facendo il culo. E tra l'altro, giorno dopo giorno, c'è sempre più gente che viene bannata appunto per i soliti motivi dei bot, essendo creatori dei bot, che pensano di star facendo la cosa giusta e che chiedono anche alla gente di smettere di odiarli perché stavano solamente facendo la cosa giusta, ovvero salvare Team Fortress 2.
perché effettivamente all'inizio, quando Team Fortress 2 stava ufficialmente per chiudere, diciamo che cercavano di riempire i server di bot, così che, essendo sempre giocati, vedendo sempre attività nei loro server, evitavano di chiuderli. Ma poi la cosa è andata a continuare, cercando anche di guadagnarci, perché per chi non lo sa, nel server ufficiale di Megatronic vendono proprio la bot immunity, che non sarebbe altro che un sistema che ti impedisce ai bot di ucciderti, e quindi tu sei libero però sotto pagamento. E dunque loro proprio si ritengono i salvatori di Team Fortress 2, e quindi chiedono alla gente di smettere di odiarli perché non se lo meritano, perché non si meritano il ban. A conferma del fatto che i bot hoster siano delle persone spregevoli, un po' meno di un anno fa un cheater di Team Fortress 2, nonché un bot hoster di nome Dashi, è stato arrestato e gli sono stati, diciamo, affibbiati quasi 20 anni di carcere per possesso di arma illegale in America e per la possessione di contenuti per adulti illegali pedofili. E tra l'altro di mezzo c'è andato anche lo sviluppatore del Maubox. Per chi non sapesse cos'è il Maubox, è un pacchetto gratuito oppure a pagamento di cheats che possono essere facilmente applicati su Team Fortress. E per moltissimo tempo lui ha cercato di nascondere le notizie di Dashi, perché a quanto pare erano anche amici, lo metto in dubbio, e quindi si è proprio esposto per difendere il suo amico che era un delinquente. Adesso però, ragazzi, ci troviamo in un punto dove non sappiamo cosa sta per succedere, perché io sto registrando questo video il 3 luglio 2024, magari uscirà il 4 luglio, magari il 5, il 6, il 20, però non si sa cosa potrebbe succedere tra una settimana, tra 2 settimane, tra 3 settimane. Non si sa se magari, che ne so, Valve domani decidesse di completamente cancellare Team Fortress 2 da Steam. Questo non si può sapere e per questo vi chiedo di essere pazienti. Lo so che ormai con Valve, quando si tratta di Valve, essere pazienti è difficile, perché ci hanno fatto aspettare più di 6 anni per un update, e tra l'altro hanno anche lasciato a metà. E tra l'altro bisogna cercare di convincerli a fare il loro lavoro, perché sono entrati in azione, certo, però è anche vero che questa bot crisis è entrata in vigore 4 anni fa, ragazzi, e loro iniziano a lavorarci solamente in quest'ultima settimana. E quindi, come ho trovato in un video sempre su YouTube di Fish Stick on a Stick, che sicuramente lo conoscete, lui proponeva un boycott, una sorta di boycott di Valve. Invece di iniziare subito a comprare oggetti per i nuovi update, comprare cappelli, comprare cosmetics, roba del genere, penso che sarebbe meglio aspettare, perché loro, vedendo che con il poco lavoro che stanno facendo, che comunque è importantissimo, stanno facendo esattamente quello che gli abbiamo chiesto, però hanno iniziato solamente adesso e vedendosi arrivare dei soldi in cambio dicono: il nostro lavoro noi l'abbiamo fatto, i soldi li abbiamo ricevuti, ce ne andiamo a casa. E questo non va bene. Invece loro, vedendo che i soldi non arrivano, perché appunto, come anche le cattive recensioni hanno mostrato, solamente con il lavoro si può riuscire a portare qualcosa. Altrimenti, ragazzi, lo sapete anche da soli, probabilmente questa bot crisis non finirà mai. Questa opzione non la togliamo. Però appunto vi chiedo questa sorta di progetto, ovvero smettere di comprare la roba dagli store finché il problema non è completamente risolto. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video. Spero di non avervi stancato troppo e soprattutto spero di essere stato quanto più chiaro possibile e che abbia detto delle cose abbastanza veritiere. Ovviamente vi lascerò tutte le fonti che ho trovato in descrizione. Purtroppo, come ho detto anche prima, non è possibile prevedere ciò che avverrà dopo, perché io come titolo del video ho messo quello che ho messo, la copertina ho messo quello che ho messo, però ragazzi non possiamo sapere se questa faccenda finirà mai oppure no. Per ora possiamo solamente affidarci a Valve e magari potremo anche dare un contributo. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo.